Oggi vorrei provare a non farti buttare via soldi comprando cose che, almeno inizialmente, secondo me non servono. Cose che non ti danno dei benefici tangibili subito nel breve termine. E perché ti parlo di breve termine? Perché quando si comincia a fare un orto, si sta cominciando o hai cominciato da poco, le cose importanti secondo me sono 2. La prima è non scoraggiarsi se qualcosa va storto, e qualcosa andrà storto, di sicuro. Quindi è importantissimo superare la prima fase, il breve termine appunto, anche se ci sono degli insuccessi, però l'importante è non smettere. La seconda cosa è che ancora non sai se fa per te fare l'orto o meno, stai cominciando adesso, potrebbe non piacerti perché, è diverso da come te l'aspettavi, potrebbe essere troppa fatica e quindi molli perché non vuoi durare fatica, oppure ci potrebbe volere troppo tempo che non hai a disposizione o non vuoi mettere a disposizione per fare l'orto. La prima cosa, secondo me, da non comprare, e lo so che qui vado controcorrente perché tutti consigliano, dicono che è il sistema migliore, bla 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 bla. Secondo me no. La prima cosa da non comprare è un sistema di irrigazione, magari automatico, magari con il timer, valvole varie, tubi, goccia a goccia. In un orto piccolo, chiaramente do per scontato che tu faccia un piccolo orto, tu non abbia 1000 metri, 10.000 metri, insomma quello che è. In un piccolo orto non serve il sistema di irrigazione. Secondo me ti basta comprare un annaffiatoio di quelli a mano, lo so, 10 litri, 15 litri, poi vedi te, e dare l'acqua a mano tranquillamente, non ci sono problemi. E anzi, il momento dell'innaffiatura, così facendo, può diventare anche un momento di tranquillità nell'orto, magari di relax, la mattina presto, dai la tua acqua alle tue piantine, può essere l'occasione per controllare da vicino le tue piante, cosa che dovresti fare comunque, ma se hai il sistema di irrigazione magari automatico, dai l'acqua e non guardi tutte le piante, tanto fa da solo. Invece se dai l'acqua te personalmente, puoi appunto approfittare per controllare da vicino le tue piante e renderti conto anche di alcune problematiche di cui altrimenti non ti renderesti conto. Se c'è un attacco di insetti in corso, magari all'inizio, e quindi puoi sempre intervenire, oppure se si stanno formando delle malattie. Insomma, dando l'acqua manualmente ti rendi conto di tante cose, puoi controllare le tue piante più da vicino, secondo me. Oltretutto, così facendo, riduci anche l'uso della plastica, per esempio i tubi del goccia a goccia, che spesso durano una stagione, a volte anche meno, e poi tra l'altro se devi andare a fare delle lavorazioni, devi andare a levare le erbacce, qualsiasi cosa, c'hai sempre questi tubi in mezzo alle scatole, e quindi cioè io li uso, cioè li ho usati fino a ora, ma li sto eliminando piano piano perché anche se tutti consigliano il sistema goccia a goccia, io sto trovando più svantaggi che vantaggi, ma questa è solamente un'opinione mia personale. Un'altra cosa poi che ti sconsiglio di comprare è prodotti per fare trattamenti e i relativi accessori per poi spruzzarli. Cioè, in un piccolo orto la priorità, secondo me, dovrebbe essere data a migliorare il terreno, a creare dei piccoli ecosistemi che lavorano anche un po' in maniera autonoma. Cioè, fare trattamenti nei piccoli orti, cioè non ha senso. Anche perché poi, cioè, i prodotti da spruzzare e appunto poi se vuoi avere una pompa un pochino più grande per fare un viaggio solo, anche quelli a spalla, magari a batteria, cioè sono soldi. A parer mio, tutto quello che ti serve è magari un secchio dove raccogliere un po' di acqua piovana e poi farci dei macerati, per esempio, con prodotti che l'orto o nelle vicinanze dell'orto possiamo trovare: equiseto, ortica, magari le femminelle dei pomodori per fare trattamenti sui cavoli, comunque cose che si trovano in natura, ci fai un macerato e poi con una pompetta piccolina, lì vabbè ti servirà, però piccolina, in situazioni di emergenza, spruzzi questi macerati naturali che non hai pagato niente. A questo punto potresti spendere, invece che comprare quelle pompettine che costano 3-4 euro e dopo 100 spruzzate si rompono, magari spendi qualche euro in più sulla pompettina che però poi ti dura diversi anni e spruzza bene quando ti serve, piuttosto che stare a comprare prodotti, gente negli orti di 50 metri quadri che spruzzano rame a giornate. Boh, io personalmente non lo capisco. Quindi non stare a comprare roba, usa prodotti che c'è in natura, una piccola pompettina, secondo me basta e avanza. Un'altra cosa per cui secondo me non ha senso spendere soldi all'inizio soprattutto,
è comprare vasi, vasettini, vaschette, vaschettine per fare le piantine, no, per fare il semenzaio. Tanto probabilmente inizialmente hai già comprato o vorrai comprare delle piantine dai vivai, dalle agrarie locali. Quindi quelle vaschette lì, quei vasetti lì, non buttarli via, li lavi a modino con l'acqua, li fai asciugare e poi li puoi riutilizzare. Chiaramente li devi usare con delicatezza, perché alcuni non sono proprio resistentissimi, però ti posso assicurare che alcuni, anche quelli più delicati, possono durare più anni. Quindi, su quello vai tranquillo. Se poi magari hai comprato poche piantine o cominci subito a fare le piantine per conto tuo, quindi da seme, magari puoi provare a chiedere nell'agrario, nei vivai, soprattutto nei vivai spesso buttano via veramente a tonnellate di vaschette, di vasetti vari, quindi puoi provare a chiedere a loro. Oppure qualche familiare, qualche amico che li ha perché ha comprato delle piantine quest'anno o negli anni scorsi e quindi te li possono dare loro, anzi spesso se ne vogliono disfare o dei vasi anche un pochettino più grandi, se vuoi fare delle coltivazioni in vaso, secondo me li trovi tranquillamente. Quindi non stare a spendere, cioè io mi ricordo una delle prime cose che feci quando cominciai a fare l'orto un po' di anni fa, comprai su un famosissimo sito di vendite online, la prima cosa 50 vasetti che poi erano di una qualità, vabbè lasciamo perdere, li ho usati il primo anno e poi son sempre lì, perché ne ho accumulati altri di qualità migliore, quindi non comprarli. Ultima nella lista delle cose da non comprare all'inizio, ultima ma non per importanza, è la categoria di strumenti e attrezzi vari. Ormai su internet si trovano migliaia di attrezzi, attrezzini, strumenti, strumentini vari. Alcuni tra l'altro sono anche molto efficienti e molto utili, altri no. Ma comunque se stai cominciando non ti servono cose, stravaganti, quelle sono più cose che vuoi, non cose che ti servono. Quindi aspetta, per cominciare, cioè ti bastano veramente pochissime cose. Ti basta una vanga, che se all'inizio vuoi dare una vangatura o fare una prima lavorazione magari può essere utile, poi in seguito la puoi usare anche per magari per spostare del compost o spostare degli altri materiali. Poi magari una zappettina di quelle, diciamo manuali, piccoline, col manico corto, che magari da un lato c'ha la parte proprio della zappettina e dall'altra c'ha tipo 3 denti, tipo estirpatore, insomma cose simili, che sono utili secondo me nei piccoli lavoretti, nei piccoli orti e costano poco. Già con 10, 15 € secondo me la puoi comprare di buona qualità che ti dura un po'. Poi magari un rastrello per livellare la superficie dopo che hai preparato per seminare. Volendo una zappa, quelle con il manico lungo, dipende dal tipo di agricoltura che fai, potrebbe esserti utile per fare delle rincalzature, per esempio delle patate, o dei finocchi, anche se ormai la rincalzatura dei finocchi tante varietà non importa. Un altro strumento manuale con cui mi son trovato molto bene negli ultimi anni è il frangizolle, quindi con un manico lungo, ma ci sono anche con i manici piccolini, che in pratica ti affina un pochettino, ti rompe le zollette superficiali, perché io non lavoro in profondità, ehm, ti rompe le zollette superficiali, ti può preparare un pochettino meglio per fare delle semine dirette per esempio, ma non solo, anche con i trapianti, secondo me è utile. Se poi addirittura stai pensando di fare un orto no dig, quindi senza lavorazioni praticamente, quasi senza lavorazioni, oppure magari un orto in cassoni rialzati, puoi tranquillamente tagliare anche la maggior parte delle cose che ti ho detto ora e non ti serve quasi niente. Inutile dirti che non ti serve comprare motocoltivatore, motozappa. Io ti giuro che vedo gente con gli orti di 50 metri che comprano un motocoltivatore. Mi sfuggirà qualcosa a me, ma non capisco il senso, sinceramente non lo capisco. Quindi personalmente ti consiglio di non comprare quegli strumenti, addirittura appunto anche a motore, a benzina. Ti direi di lasciar perdere, poi fai come credi. Quindi in conclusione, non buttare soldi in queste cose che a parer mio non ti servono, almeno inizialmente. Risparmiati questi soldi adesso, poi in futuro potrai comprarti le cose che veramente sai che ti servono a te nel tuo contesto, di qualità migliore e avrai sicuramente risultati migliori, invece che spendere a caso o comprare cose che magari sono anche un po' mode temporanee, magari esaltate da qualcuno per vendere di più. Ricordati che secondo me, ma anche secondo chi ne sa molto più di me,
la maggior parte delle persone, la cosa più importante è la terra. Quindi se proprio vuoi spendere parte del tuo budget per fare le cose in maniera migliore, spendi nel migliorare il terreno, che è la cosa più importante. Se ti è piaciuto questo video, per favore mettimi o un like oppure un commento e se ti va iscriviti al canale, così mi aiuteresti a continuare a fare video di questo tipo. Se hai anche richieste specifiche su alcuni video che vorresti vedere, anche quello scrivimelo nei commenti. Ciao!